1, 2 e 3. Ok, questa del nodino non la contiamo, rimangono le 3 catenelle. Adesso torno in questa e prendo il filo e lo lascio sull'uncinetto. Torno anche in quest'altra, prendo il filo e lo lascio sull'uncinetto. In tutto ce ne ho 3. Adesso 3 asoline, le vado a chiudere tutte insieme. Cosa faccio? Giro, vedete, giro così e mi si forma una V qua, che sarebbe la base di questa maglia che ho sull'uncinetto. Vado ad infilare qua, quindi vedete, questa sta sull'uncinetto, io adesso vado ad infilarmi qua, prendo il filo e lo tengo così. E adesso vado in questo spazietto qua laterale, qua, per prendere la terza maglia, la terza asolina. E prima di andare a chiudere tutto, tutte e 3, avvicino il primo cristallino. Per chi vuole farla semplice, per esempio se si vuole fare per un uomo che non vuole quei cristalli o con perline, non mettiamo più, si può fare una striscia normale solo con questa lavorazione, poi ve lo farò vedere casomai in qualche post. Quindi se la vogliamo fare semplice senza cristallino, andiamo direttamente a chiudere adesso, non avviciniamo nessun cristallino. Invece noi adesso avviciniamo il cristallino. Se lo vogliamo fare con le perline, al posto del cristallino avvicineremo una perlina, la stessa cosa, lo stesso procedimento. Quindi ho avvicinato il cristallino e vado a chiudere tutte e 3 insieme e viene così. Adesso rigiro, quindi ogni volta che chiudo, dopo devo girare con la parte sopra, con questa V verso di me. Vado ad inserirmi a prendere qua, ok, prendo il filo, lo lascio sull'uncinetto e a questo punto ho 2 asoline e vado in queste 3 laterali adesso, quindi andrò a prendere solo le laterali, 3, prendo, tiro solo in quelle 3, quindi queste 2 rimangono così come sono. Questa, la terza, l'ho lavorata entrando in queste 3 laterali. Quando ho 3 su uncinetto, 3 asoline, avvicino il cristallino, tiro un po' per fargli spazio per chiuderlo e vado a chiudere tutte e 3 insieme. Adesso di nuovo giro con la parte sopra con questa V verso di me, perché devo infilare l'uncinetto qua per prendere una, ecco, per fare un'asolina, per prendere una maglia. Preso qua subito, quindi subito vicino a questo già fatto, ne prendiamo un altro e le altre, l'altra ultima, la terza, la andiamo a prendere in queste 3 laterali. Attenzione perché qua sembra un po' più difficile da trovarle le 3, ma si vedono. Quindi vado, tiro in quelle 3, solo in quelle 3, ok, e adesso avvicino il cristallino perché devo chiuderlo insieme a tutto. Ecco, chiudo tutto insieme in un'unica tirata.
si vedono così larghe, un po' così, perché lo sto facendo leggero il lavoro per farvelo capire bene. Che facciamo adesso? Continuiamo girando e mi si presenta la V qua. Quindi inserisco l'uncinetto, prendo il filo, ho 2, vado al laterale, ne prendo queste 3. Qua si fa un pochino fatica a prenderle perché si stringono quando andiamo a chiudere il filo, il cristallino. Quindi controllate bene che siano le 3 laterali, eccole. Le prendo, le chiudo tutte e 3 per formare 3 sull'uncinetto. Adesso avvicino il filo, il cristallino, scusate, e chiudo tutto insieme. Giro di nuovo, infilo di nuovo qua sopra, alla base della maglia appena fatta, ho 2, vado al laterale, prendo queste 3, 1, 2 e 3. Ecco, spingo un pochino, prendo, ho 3, avvicino il cristallino e chiudo. Giro di nuovo, quindi quando io giro vado a lavorare da quest'altra parte. Ogni volta mi ricordo però di andare a prendere questa maglia qua centrale, qua, e le 3 laterali. Eccole, si fa un po', vi dicevo, fatica, però si vedono. Ecco perché ho usato questo filo in cotone per farvi vedere meglio. Ecco, avvicino e chiudo e vado così della lunghezza desiderata, tenendo conto di questo spazietto che andrà a occupare la chiusura a bottone, oppure se la volete fare come vi dicevo col moschettone. Quindi misurate, non fatelo troppo lungo. Vedete come viene. Io qua un attimo, io qua l'ho fatto così, proprio giusto, leggermente che si può muovere, però vedete la lavorazione va proprio fino ai bordi, cioè il posto del bottone non è tanto. Continuate, ci vediamo per fare il giro finale, un braccialetto che si fa velocissimo, in poco tempo. A dopo. Allora, io ho fatto solo un pezzetto, ma consideriamo di aver fatto la lunghezza desiderata, perché adesso vi voglio far vedere i laterali. Quindi, dopo aver inserito l'ultimo cristallo, che sarebbe questo, vado, quindi l'ho inserito, giro il lavoro, prendo qua subito come se dovessi inserire un altro, questo filo si sta un po' aprendo, però ignoriamolo. Ok, fatto una maglia, prendo le solite 3 laterali, tiro il filo e invece di avvicinare adesso il cristallino come abbiamo fatto fino adesso, chiudo direttamente, chiudo, e adesso vado a lavorare da questo laterale e vado da qua nel laterale del primo cristallino e faccio una maglia bassa. Adesso faccio una catenella
e vado direttamente al laterale del secondo, quindi qua del secondo cristallino, quindi attraverso questo e vado ad attaccarmi a questa parte qua con una maglia bassissima. Perché faccio bassissima? Perché così il cristallino mi viene in rilievo. Se invece volete farli proprio più o meno come qua, che il cristallino rimane dentro, fate due catenelle sopra e così c'è più spazio, non si alza. Quindi qua invece di una, come faccio adesso, se lo volete più schiacciato, così non in rilievo il cristallino, ne fate due, così, ecco, due, così vi faccio vedere che c'ha più spazio. Oppure potete anche chiudere con maglia bassa invece di bassissima. Vedete, questo va più in basso perché ho fate due, c'ha più spazio. Invece questo, facendo una catenella sopra, lo sto sforzando ad uscire. Dipende come vi piace, come vi piace ad avere il braccialetto. Io adesso continuo con solo una catenella sopra il cristallino. Quindi ho preso il primo filo qua prima del cristallino, faccio la catenella e vado nel prossimo, al laterale del prossimo, e chiudo con maglia bassissima. Faccio catenella, vado a questo qua prossimo, prendo il filo e chiudo con maglia bassissima e faccio così per tutto il giro. Vedete, loro tendono ad alzarsi perché, come vedete qua, una parte dove i cristallini l'ho spinti ad andare sopra viene in rilievo, e questa parte che sarà il rovescio che viene sulla pelle, i cristallini sono a livello con la lavorazione. E finite qua, poi facciamo il giro. Finito il primo laterale, vedete come si sono spostati tutti sopra. Qua faccio il giro, quindi ho fatto una catenella, vado intorno, posso farne anche due perché qua devo andare al centro della lavorazione per fare il giro, per andare dall'altra parte. Chiudo anche qua con maglia bassissima. No, non mi piace come si vede, quindi infiliamo meglio qua, proprio in mezzo, non si deve vedere quell'apertura. Chiudo, ecco, adesso è venuto meglio. Questa codina che ci servirà per mettere il bottone o per l'asolina la tiriamo da parte, che ci impiccia, la mettiamo sotto e noi continuiamo una catenella, due, anzi facciamo una per agganciarci qua all'inizio del primo cristallino, chiudiamo, ecco, viene più regolare, e adesso di nuovo una, e mi sa che il primo, siccome ho lavorato un po' e all'inizio gli serve più spazio, facciamo due catenelle, vediamo solo sopra il primo cristallino, vediamo se va bene, se no facciamo sempre una, però non vorrei che si stringesse troppo. Ecco, va bene così. Poi di nuovo una catenella e vado a questo prossimo, vedete, all'inizio, cioè al laterale destro di quest'altro. Spingo il cristallino sopra e chiudo con maglia bassissima, catenella al laterale del prossimo cristallino, primo laterale che incontro, spingo il cristallino e chiudo con maglia bassissima e vado così
lo tiriamo un po', vado così fino a qua, poi manca poco. Ecco, arrivati alla fine del nostro braccialetto, faccio 2 catenelle sempre, vado qua in mezzo, chiudo e qua inizierò a fare delle catenelle per fare l'asolina che mi servirà per il bottone, e da quest'altra parte vado ad attaccare il bottone con questo capo di filo iniziale. Mettiamo l'ago e andiamo a mettere il bottone. Se invece il braccialetto vi è venuto piccolo, quindi prima andiamo a mettere il bottone, poi facciamo le asoline e andiamo a fare la prova. Facciamo la prova se l'asolina è giusta. Vabbè, facciamo la prova così. Quindi prima mettiamo il bottone e poi andate a vedere quante catenelle servono per l'asolina. Se invece vedete che misurando per qualsiasi motivo vi è venuto corto, prima di chiudere, di fare l'asolina, potete continuare a fare un po' di maglie, 2-3 righe di maglie basse o quello che volete per farli. Un'altra cosa importante, dopo che lo sistemi, dopo che lo finiamo, possiamo andare a tirarlo un pochino, un bel po', perché in questo caso spingiamo tutti i cristallini verso sopra. E mettete il bottone, vedete, se qua c'è il rovescio, il bottone va messo dove la parte che i cristallini stanno sopra. Dove sta quell'altro? Ecco, dico, nel senso, il bottone va messo, se mettete il bottone, dalla parte con i cristallini in su, non così. Fate attenzione a questo dettaglio. E penso di aver finito. Poi, se riesco a farlo veloce questo, per farvi vedere come si lavora anche con questo filo. Vediamo come si lavora con questo filo in poliestere, che gli dà più rigidità al braccialetto. Quindi ho lasciato un capo di filo per attaccare, per fare l'asolina o per mettere il bottone, e adesso facciamo la partenza. Vi faccio vedere un po' di questo. Facciamo la nostra catenella del nodo e altre 2 catenelle, poi torniamo in questa precedente, prendiamo il filo, lo lasciamo sull'uncinetto, andiamo qua, nel modo che ce ne abbiamo 3. Sì, è molto più bello lavorare con questo filo. Li chiudo tutti insieme. Adesso prendo subito un cristallino, lo avvicino, no, il cristallino lo mettiamo al prossimo giro, giro il lavoro, vado qua sopra, inserisco, prendo il filo, ho 2 asoline, vado qua in mezzo, vedete questo spazietto che si forma, prendo il filo e ce ne ho 3 asoline sull'uncinetto. A questo punto avvicino il primo cristallino e vado a chiudere tutto così. Adesso giro, prendo da qua, aspettate che questi brillantinosi così impicciano, prendo da qua, tiro, vedete questo filo, essendo formato da più fili,
e ce ne sono 12, è un po' difficile da lavorare. Vado, prendo da qua, ho 2 e adesso vado in queste 3 laterali. Da adesso in poi solo al laterale vado a prendere le 3 asoline laterali. Anche se ho gli occhiali, non pensate che vedo tanto bene. Ecco, queste 2 sono quelle precedenti e adesso ho preso 3 laterali, tiro il filo solo in quelle 3, lo raddrizzo un po', qua si fa un po' fatica a tirarlo perché è rigido, avvicino il cristallino e vado a chiudere tutti e 3 insieme. Non stringete troppo il cristallino laterale perché poi si fa fatica a lavorare. Giro, prendo qua una asolina, vado in queste 3 laterali, vedete? Se non vi entra bene l'uncinetto prendete uno più piccolo, quindi 2 rimangono sul uncinetto. Queste 3 asoline le attraverso col filo. Quando ho 3 vado a prendere un cristallino, lo avvicino e chiudo passando in tutti e 3. Giro, vado qua e vado in queste 3 laterali. Tre su uncinetto, avvicino il cristallino e chiudo e vado avanti così, viene molto bello. A dopo. Guardate come viene bello anche in questa forma più sottile, senza la lavorazione laterale, quindi potete decidere di finirlo in questo modo, solo andando in un solo giro di lavorazione, senza fare i bordini. Oppure, vedete, in più c'è solo questo giro finale laterale da una parte e dall'altra che fa incastonare dentro la lavorazione i cristallini. Scegliete come vi piace di più. Grazie a tutti e vi aspetto con i prossimi tutorial. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo braccialetto nei commenti. Un bacione a tutti.